Ho appena finito di caricare la lavastoviglie, ma ho lasciato la padella della frittura perché avrà bisogno di una pulizia più profonda. Farò una bollitura per pulire a fondo sia il coperchio che la padella. Verso l'olio dentro un contenitore per la raccolta differenziata perché so che Greta mi sta guardando. La riempio d'acqua con qualche goccia di detersivo per i piatti e appoggio sopra il coperchio e lo lascio sul fuoco per portare l'acqua a ebollizione, in modo che l'acqua sciolga il grasso della padella e il vapore quella del coperchio. Un trucco per risparmiare tempo durante le pulizie della cucina è quello di utilizzare tanti panni in spugna microfibra per non fermarci continuamente a risciacquare. Lo faremo solo ogni tanto quando non avremo più panni puliti. Primo passo della mia super pulizia è togliere più cose possibili per liberare le superfici in modo da procedere più spediti per pulire meglio. Appoggio tutto sul tavolo. Per me la cucina innanzitutto è un ambiente funzionale dove mi piace avere le cose che uso tutti i giorni a portata di mano. Lo so, la mia è solo un angolo cottura, però mi sono divertita ad organizzarla come una cucina professionale, in base al concetto di aree di lavoro, prendendo spunto da quelle dei ristoranti, preferendo oggetti che siano facili da pulire e lasciando solo ciò che utilizzo tutti i giorni per cucinare. Giro il coperchio per pulirlo anche dall'altro lato. Iniziamo la pulizia approfondita dalle parti alte. Prendo una sedia, la copro con un panno e pulisco i lampadari con un panno in microfibra senza aggiungere detergente. Ora con il mio amato togli ragnatele stacco i piccoli fili attaccati al soffitto, che come sapete a casa mia si formano spesso perché non uccido i ragni, ma disfo il loro lavoro. Se poi individuo l'autore, lo invito gentilmente ad uscire. Lo passo intorno alla portafinestre, il telaio della porta e il battiscopa. La porta in legno verrà splendente semplicemente con un panno in microfibra umido e asciugata con un panno pulito. Le ragnatele non si formano solo in alto, ma anche in basso, sotto i mobili, per cui passo la spazzola anche nei piedini dei mobili. Riempio un lato del lavandino con acqua detergente. Userò quello della Stenom, che è talmente concentrato che ne bastano poche gocce. Immergo i panni in spugna, mentre l'altro lato del lavandino lo tengo libero per risciacquarli. Pulisco ogni pensile, iniziando dal top e scendendo ai lati. Durante la pulizia seguirò un'unica direzione e pulirò ciò che trovo lungo strada, per non dimenticare niente. Utilizzo il panno spugna che quando è sporco non risciacquo, prendo direttamente un panno pulito. Li risciacquerò alla fine di questa prima parte di pulizia. Lungo strada trovo la mensola e la pulisco. Prendo una spugna, la strizzo e la passo nella parte esterna della cappa, dove si crea nel giro di poco tempo uno strato appiccicoso di polvere. Passo il panno spugna inumidito con acqua e detergente. Strofino bene, senza paura di graffiare perché è morbido, e poi asciugo con un panno pulito. Continuo la pulizia degli altri pensili dal top scendendo alla parte frontale. Passo il panno spugna e dopo asciugo con un panno pulito.
Lavo il coperchio, questo è un paraschizzi in silicone e anche se lo metto in lavastoviglie non viene mai bene. Con questo sistema invece tolgo l'unto perfettamente, sia dalla padella che dal coperchio e anche gli odori. Metto una ciotola con acqua a succo di limone nel microonde alla massima potenza per 5 minuti. Nel frattempo prendo il tostapane per una rapida pulita. Svuoto il recipiente dalle briciole e lo lavo con detersivo piatti. Rovescio sul lavandino per far cadere le briciole e passo una spazzolina sulla parte superiore per togliere tutte le briciole. Evito di passare un panno umido perché altrimenti si può arrugginire. Mentre passo il panno in microfibra umido nella parte esterna. Un'idea per evitare di spargere briciole sotto e intorno al tostapane è metterlo su un vassoio. Tolgo la ciotola dal microonde e il piatto girevole. Il vapore con il limone ha sciolto i residui di grasso e basterà passare un panno morbido per raccoglierlo. Il piatto lo lavo semplicemente con detersivo per i piatti, asciugo e riposiziono. Pulisco le piastrelle con un panno spugna, inumidito col detergente sgrassante. Ora mi dedico all'interno dello scaffale delle pentole e padelle. Lo svuoto, pulisco con il panno umido e asciugo. Rimetto tutte le stoviglie a posto. Proseguo con la pulizia dell'esterno dei pensili più bassi. Passo il panno umido e asciugo. Finito di pulire l'esterno dei pensili, ora affronterò il contenuto. Ma non di tutti i mobili, altrimenti non basterebbe un'intera giornata, solo per quelli messi peggio. Ricordiamoci mentre stiamo cucinando, perché tanto qualche minuto ci vuole sempre tra un passaggio e l'altro. Apriamo qualche cassetto o sportello e sistemiamo una cosa. Fatto oggi, fatto domani, ci troveremo senza accorgercene tutti i pensili in ordine. Questa è la magia dei piccoli passi ripetuti in modo costante. Si parla sempre tanto di pulizia, ma l'ordine è altrettanto importante. Dal punto di vista psicologico, secondo me, è ancora più potente della pulizia, perché se vediamo una stanza ordinata e non perfettamente pulita, ci dà subito una sensazione positiva. Vediamo un ambiente pulito ma disordinato, non abbiamo la stessa sensazione. Mantenere l'ordine ci permetterà di pulire in metà tempo, eviterà di attirare altro disordine e ci manterrà la mente libera e serena. E ora il pezzo forte da pulire, la dispensa. Ebbene sì, nessuna lamentela per favore, è arrivato il momento di buttare via farina scaduta, rimasugli di 7 tipi di pasta con cotture diverse, i biscotti stantii. Io ho la dispensa più scomoda del mondo perché in realtà era il mobile del frigorifero che abbiamo riadattato a dispensa, con ripiani alti e profondi. L'unica soluzione per poter sfruttare l'altezza è quella di utilizzare dei contenitori alti divisi per categorie. Il lavoro che andrò a fare adesso è svuotare tutte le mensole una alla volta, buttare le confezioni scadute, raggruppare i tipi di pasta simili insieme.
Pulisco il ripiano con un panno umido e rimetto le cose a posto. Nella scatola ho messo tutta la pasta, fuori ho lasciato i contenitori con le farine, la polenta e il riso davanti. Nella seconda mensola ho una scatola con le confezioni più grandi, mentre fuori ho quelle più piccole dei legumi. Ora farò il contrario, metterò i legumi dentro la scatola, lascerò fuori quelle più grandi. I crackers, i biscotti, le patatine, ora lo vedete vuoto perché dobbiamo ancora andare a fare la spesa. Nel ripiano più basso ho le cose più pesanti, i barattoli di alluminio in vetro che ho messo dentro questi contenitori di un vecchio frigorifero perché sono molto robusti, li posso tirare fuori quando cerco qualcosa. Ora accendo il bollitore che mi servirà per la pulizia delle griglie della cappa. Nel mentre che l'acqua bolle mi occupo del forno. Per velocizzare il lavoro userò un detergente molto efficace della Marbach. Non è naturale, però non ha profumo, non fa schiuma e non contiene solventi, ma scioglie le incrostazioni in pochi secondi. Lo spruzzo, lascio agire qualche minuto. Nel frattempo l'acqua ha iniziato a bollire, posso mettere in ammollo i filtri della cappa. Aggiungo un cucchiaio di bicarbonato sopra ogni filtro e verso l'acqua bollente fino a ricoprirli. Bastano anche solo 15 minuti per sciogliere completamente il grasso. E torno al mio forno. Passo un panno per risciacquare il prodotto e tutto il grasso che si è sciolto. Potete vedere l'acqua che è cambiato colore. Ora finirò la pulizia strofinando una spazzola con del detersivo piatti. Risciacquo e lascio asciugare per qualche ora prima di rimetterli. Spruzzo un detergente sul lavandino e il top. Uno dei miei preferiti è questo della Napisan senza risciacquo al limone. Infine disinfetto. Per poter essere efficace il disinfettante, la superficie deve essere pulita e asciutta, altrimenti se sporca il prodotto non riuscirà ad entrare a contatto. Lasciamola agire per il tempo indicato nell'etichetta. Infine asciughiamo. Io preferisco farlo con la carta da cucina. All'interno dell'infisso della porta vetri è caduta della calce perché stiamo facendo dei lavori di muratura. Vi sconsiglio di utilizzare l'aspirapolvere perché le polveri sottili potrebbero rovinare i meccanismi. Addirittura alcune marche considerano questo come un danno non coperto da garanzia. Certo, non per tutte le marche è uguale, però se non siete sicuri meglio evitare. Alla fine della pulizia mi piace prendermi cura della mia pelle e lavare via tutta la polvere che si è posata sulla pelle e capelli. Uno strumento che ho iniziato a usare da poco è la sauna facciale, che è ottima per aprire i pori, stimolare il nutrimento della pelle perché le molecole d'acqua penetrano in profondità. Possiamo anche tenere gli occhi aperti durante il trattamento ed è ottimo per cancellare la fatica del contorno occhi. Ho letto addirittura che ha dei benefici anche per chi soffre di sinusite. Si acquista su Amazon, vi lascerò il link nell'info box.
Dopo il trattamento con la pelle, anche senza usare altre creme, è già più luminosa e setosa. Subito dopo uno scrub per aiutare a rimuovere l'impurità. Questo è della Botani, credo che si pronunci così, se non sbaglio credo di averlo acquistato alla MD. Sul naso applico il cerotto per i punti neri e lo lascio per 10 minuti. Ora è il momento della maschera in tessuto. Queste della Garnier le adoro per il rapporto qualità-prezzo, perché le pago poco più di 2 euro e hanno tantissimo prodotto all'interno. Infatti ne avanza sempre molto, lo posso usare come crema sul collo, décolleté. E dopo l'applicazione la pelle è davvero super idratata. Bene, miei splendidi amici, grazie di nuovo per avermi fatto compagnia. Scrivetemi nei commenti come sempre tutte le vostre domande, i video che vorreste che facessi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per darmi l'opportunità di farlo crescere. Io vi mando un grossissimo bacio, continuate a seguirmi sui social. Ciao!